Ciao, io sono Chiara del Gomitolo di Lana, il canale dove insegno il lavoro a maglia e all'uncinetto con i video tutorial, perché tu possa realizzare qualcosa di meraviglioso e unicamente tuo. In questo video tutorial andremo a vedere come realizzare questa decorazione natalizia all'uncinetto, approfittando della giornata di oggi come la prima domenica di avvento. Andiamo a vedere i materiali che ci occorrono. Io ho utilizzato dei filati di scarto e uncinetto 5 mm, perché è quello equivalente ai filati che sto andando ad usare. Per sapere quale uncinetto devi usare tu, basta che vai sull'etichetta del filato e leggi quale uncinetto è consigliato. Per questo progetto non ti darò un numero di maglie esatte perché ci affideremo alla misura in centimetri, così che tu possa fare un pacchetto grande o piccolo a seconda delle tue necessità. È importante che abbia un numero di maglie che sia della stessa grandezza del pacchetto che vuoi realizzare e io vado a fare un numero di maglie corrispondente a 7 cm. Quando hai identificato la misura in centimetri che vuoi, aggiungi una catenella in più, in questo modo creiamo il rialzo per i punti bassi. E ora andiamo a lavorare i punti bassi in ciascuna catenella. Ovviamente se hai bisogno di tutorial più lenti, ti lascio qui in alto nella i la playlist dei tutorial per l'uncinetto base. Inoltre ti ricordo che nelle impostazioni di YouTube puoi rallentare in qualsiasi momento il video tutorial. Ottimo lavoro! Ora andiamo a controllare che la misura in centimetri sia corretta e poi andiamo a montare una nuova catenella e continuiamo a lavorare punti bassi in ogni riga di andata e di ritorno fino a che otteniamo l'altezza che desideriamo. Mi raccomando, ad ogni riga ricorda di montare una catenella e se hai bisogno posiziona un segnapunto all'inizio e alla fine del giro così che non ti puoi sbagliare con il numero di punti che fai.
Quando sarai arrivata all'altezza che hai deciso, ricontrolla ovviamente le misure e poi ruota il lavoro in senso orario, fai una catenella e inizia a lavorare un punto basso in ciascuna riga, come ti faccio vedere. Arrivata nell'angolo, monta una catenella, gira il pacchetto e continua a lavorare un punto basso in ciascun punto basso e fai questa cosa per tutti i lati. Concludo con una nuova catenella, taglio il filo e la estraggo. Adesso vado a nascondere questo filo di scarto che mi avanza nelle maglie di dietro del lavoro. Quando avrai bloccato il lavoro con un nodo, puoi tagliare il filo. Adesso andiamo a creare il nastro che avvolge il pacco facendo un cappietto e poi facendo passare questo stesso cappietto attraverso il nostro pacco con l'uncinetto. Quando abbiamo fatto, andiamo a fare una catenella in ciascuna riga in questo modo. Ripeti poi l'operazione in orizzontale e nascondi i fili.
Ora ti vado a mostrare cosa dobbiamo fare per creare il fiocco. Ovviamente lo faccio in un campioncino, tu falle nelle misure che ritieni più opportune al tuo pacchetto. Avvia un numero di catenelle sufficiente a fare un fiocco abbastanza grande e poi aggiungici una catenella. Adesso andiamo a lavorare nella parte posteriore della catenella in questi trattini. Entra nella seconda catenella dall'uncinetto e fai una serie di punti bassi per tutta la lunghezza. Quando avrai finito devi ovviamente fare un fiocco e poi fissarlo al tuo progetto. Per creare l'asola con cui si appende il pacchetto sono andata a fare una serie di catenelle e le ho fissate poi nel retro. Spero che il progetto ti sia piaciuto e che lo userai per decorare il tuo Natale. Se il video ti è stato d'aiuto, mi raccomando lascia un mi piace, iscriviti al canale se non sei iscritta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!